I vecchi storici titoli sono ancora amati da una larga percentuale di giocatori, quindi quando due iconici franchise ottengono dei remake, il mondo dei videogame si entusiasma moltissimo. Crash Bandicoot Insane Trilogy è stato rilasciato nel 2017. Si tratta dei rifacimenti dei primi tre giochi: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot Warped. Poi, nel 2018, uscì la Spyro Reignited Trilogy. Simile a quella di Crash, la Reignited includeva i remake dei primi tre fantastici giochi della serie di Spyro. Questi sono Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage o Gateway to Glimmer da noi europei e Spyro Year of the Dragon. Entrambe le trilogie ricevettero tonnellate di attenzioni una volta uscite e molti giocatori le amano ancora oggi. Tuttavia, se potete acquistarne soltanto una, è il momento di prendere una decisione difficile e capire quale tra le due collection sia la migliore. Abbiamo chiesto ad alcuni utenti del Crash Zone, di cui non faremo nomi, e dalle loro risposte realizzai un articolo speciale, che oggi riporto come video. Salve a tutti crashari, io come sempre sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di continuare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se invece l'avete fatto o non avete affatto intenzione di farlo, proseguite con il video. Spyro ha un bellissimo design ambientale. Tutti e tre i giochi di Spyro in Reignited Trilogy vantano ambienti estremamente belli. Le versioni originali dei giochi avevano ambienti dinamici, ma una volta che sono stati aggiornati, rimasterizzati e messi su Unreal Engine, hanno guadagnato un nuovo livello di perfezione. Alcuni fan credono che il mondo dei tesi sogni dovrebbe essere preso in considerazione come esempio su come progettare un mondo. Non solo gli ambienti sono splendidamente dettagliati, ma sono anche reattivi a certe azioni che si possono fare nel gioco. In Spyro the Dragon è possibile calpestare il fogliame e addirittura dargli fuoco. Non si ottengono gemme o altre ricompense facendo questo, ma la soddisfazione di essere in grado di bruciare qualcosa in un ambiente è piacevole, senza voler essere piromani. Inoltre non si danneggia l'estetica del mondo, perché le piante semplicemente si scrollano il fuoco di dosso. In Crash Bandicoot i livelli sono stimolanti come sempre. Ora, molti giocatori sanno che quando si dice Crash Bandicoot a qualcuno, questo potrebbe reagire normalmente o potrebbe avere tracce di dolore o rabbia sul volto. Se è la seconda, c'è una buona probabilità che abbia ricordi sì belli, ma anche frustranti. I giochi di Crash sono noti al grande pubblico per essere incredibilmente competitivi, ma questo è anche ciò che rende i giochi così attraenti. Alcune delle prove a tempo più difficili della trilogia possono sfidare anche il miglior giocatore. A volte si vuole giocare a un gioco facile e questo non è sicuramente Crash Bandicoot per i neofiti, soprattutto nel completamento al 100%. Crash è un gioco brillantemente impegnativo in cui è necessario utilizzare i controlli di gioco di base per finire i livelli e fino a qui non c'è nulla di complicato. Esplorare ogni affratto e scappare da massi giganteschi. Inoltre devi usare il tuo intelletto per trovare le aree nascoste. Spyro è più rilassante a confronto. Spyro Reignited Trilogy ha migliori opzioni audio. Quando iniziate un gioco, spesso vorrete regolare le impostazioni audio per adattarle alle vostre esigenze e per rendere la vostra esperienza di gioco più piacevole. Una volta che sei in uno dei tre giochi, puoi andare nel menu delle impostazioni e cambiare le impostazioni audio. Potete scegliere di avere la colonna sonora originale del gioco per scopi nostalgici, o potete scegliere di avere la colonna sonora di Reignited Trilogy. La colonna sonora riaccesa, come c'è scritto nel gioco, è una nuova versione della colonna sonora originale, quindi sarà sì familiare, ma anche nuova allo stesso tempo. Crash purtroppo offre solo impostazioni audio di base come i volumi degli effetti speciali e della musica. Crash Insane Trilogy sembra avere i comandi più simili agli originali, anche se alla lontana. Quando si gioca alla trilogia remake di Crash Bandicoot si può davvero sentire che i controlli imitano, a volte bene e a volte male, i giochi originali. Quando si muove Crash o Coco per saltare o attaccare c'è un leggero ritardo. Questo può costarvi vite preziose nei livelli ed è estremamente evidente nei livelli bonus. Spyro Reignited è un grande gioco, ma è un po' strano per i giocatori che hanno amato l'originale, perché i controlli sono estremamente diversi da quelli a cui erano abituati, aggiornati per gli standard odierni.
In Spyro Reignited Trilogy i personaggi sono ridisegnati alla grande. Nei giochi originali di Spyro i personaggi erano un mucchio di poligoni con occhi e bocca. Tuttavia, più il tempo passava, più diventava ovvio che determinati character design invecchiavano rapidamente, specialmente con le nuove tecnologie che si aggiornano velocemente. Quando fu annunciata la Reignited Trilogy, molti fan erano preoccupati sul fatto che il remake avrebbe snaturato i loro personaggi preferiti, ma così non è stato. Anzi, sotto certi aspetti li ha resi ancora migliori. Gli esempi perfetti sono Ilora, Hunter e il professore di Spyro 2. I loro redesign hanno davvero evidenziato le loro personalità uniche e i dettagli che sono stati inseriti nei loro character design li hanno fatti sembrare dei personaggi nuovi di zecca. Il restyling dei personaggi di Crash erano meno radicali di quelli di Spyro, quindi sono meno evidenti. Crash Insane Trilogy ha una migliore interazione con i giocatori. Anche se Spyro lancia qualche occhiatina al giocatore durante le cutscene, questo è tutto quando si tratta di interagire con lui. Tuttavia, nei giochi di Crash Bandicoot c'è una tonnellata di interazione con il giocatore e spesso sembra che il gioco stesso ti prenda in giro quando fallisci o che ti esalti quando porti a compimento qualcosa. Un esempio di tutto questo è quando si finisce un livello e si può pensare di aver fatto il tutto in modo certosino. Il gioco poi a fine livello mostrerà quante casse avete mancato, facendole cadere sopra la testa di Crash. Inoltre, il gioco si rivolge al giocatore dandogli del tu durante le interazioni e questo fa sentire il gioco un po' più personale. Spyro Reignited Trilogy ha una più facile introduzione al mondo del gaming. Molti giocatori iniziano la loro carriera con giochi più facili e Spyro Reignited Trilogy è il modo perfetto per farli entrare delicatamente nel mondo del gaming. Non ci sono cattivi terrificanti da combattere, eccetto Jock o Spike, ma dipende anche dal vostro gusto personale. Ma sono abbastanza impegnativi da farvi sentire come se aveste compiuto qualcosa di grande una volta sconfitti. Anche i migliori combattimenti con i boss della trilogia originale sono abbastanza delicati e non spaventano nessuno in particolare. I livelli poi sono complessi fino a un certo punto, ma ancora una volta è un modo brillante per far capire ai nuovi giocatori che è necessario combinare moltissime azioni per arrivare dove si vuole. Inoltre, la libertà di esplorare i livelli come meglio vuoi, in una certa misura, è una grande caratteristica. Crash funziona ancora bene, ma la difficoltà dei livelli potrebbe scoraggiare alcune persone che si avvicinano al medium. Crash Insane Trilogy ha nemici estremamente soddisfacenti da eliminare. Crash Bandicoot può essere noto come un gioco a volte frustrante. La maggior parte dei nemici che incontrerete nei livelli possono danneggiarvi in modo significativo, anche se questi nemici fossero dei pinguini. Sì, pinguini! Il numero di volte che si perde una vita a causa di questi nemici senza importanza rende ancora più soddisfacente quando li si elimina. Avere un nemico o un oggetto impassibile in un gioco può essere irritante per l'anima, ma l'euforia che proverete quando lo batterete ne varrà la pena. I nemici sono tutti soddisfacenti da battere e poiché sono così fastidiosi non ci si sente nemmeno in colpa ad attaccarli. In Spyro Reignited Trilogy i filmati possono funzionare benissimo da soli. Le cinematiche di un gioco possono non avere alcun senso da sole, tuttavia quelle della Reignited Trilogy potrebbero facilmente farlo. I dettagli messi nel design di ogni cinematica rimasterizzata li fanno sentire come se fossero parte di un episodio o di un film a sé stante con il gioco aggiunto come bonus. Le espressioni facciali di ogni personaggio sono così chiare che anche in quelle in cui c'è poco dialogo si può ancora vedere l'intera storia che sta cercando di essere raccontata. Le cinematiche di Crash Bandicoot sono buone e possono essere estremamente comiche. Tuttavia, quando sono messe a confronto con le cinematiche di Spyro, quelle di Spyro hanno un qualcosa in più. Crash Insane Trilogy è il gioco che si avvicina di più all'originale. Tra le due trilogie rimasterizzate, Crash Bandicoot è quella che si sente più vicina alle versioni originali dei loro giochi. Il team di sviluppo si è attenuto strettamente al design originale del gioco. A parte alcuni piccoli dettagli, non c'è stato quasi nessun cambiamento tra i livelli nuovi e quelli originali. Quando un gioco molto amato subisce un remake, i giocatori sperano e si aspettano che sia una versione modernizzata del gioco originale che hanno amato. Per quanto Spyro Reignited Trilogy faccia anche questo, ci sono parti di tutti e tre i giochi che sono quasi irriconoscibili. Questo fa sì che alcune parti del remake si sentano come una nuova serie di giochi, piuttosto che una modernizzazione di quelli che molti giocatori hanno amato da bambini.
Qual è il verdetto quindi? Qual è la miglior trilogia rimasterizzata? Crash Bandicoot Insane Trilogy o Spyro Reignited Trilogy? La risposta è... entrambe! Entrambi i giochi hanno i loro meriti ed i loro difetti, e diversi giocatori avranno i loro giochi preferiti. In definitiva, il miglior gioco sarà quello che vi divertirà di più. Magari me lo farete sapere voi qui sotto nei commenti qual è il migliore tra i due. Bene Crashari, anche per oggi il video finisce qui. Come sempre vi invito a seguire gli altri lidi del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Ovviamente fatemi sapere qual è secondo voi il miglior remake tra quello di Crash e quello di Spyro. Statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot!